Nell'estate del 1849, Venezia visse i giorni più bui e gloriosi del suo Ottocento. È la notte del 12 agosto. L'acqua della laguna, solitamente uno specchio scuro e placido, trema. Bagliori arancioni, intermittenti e lontani squarciano il buio verso la terraferma. Si sente prima un tonfo sordo, poi un sibilo lacerante che fende l'aria umida. È un proiettile pesante, lanciato da un mortaio. Un pezzo di artiglieria progettato per lanciare bombe ad arco, colpendo la città dall'alto. Il colpo si schianta violentemente sull'acqua, solleva una colonna d'acqua salmastra a pochi passi dai palazzi di marmo. Questo è Venezia e la sua storia, la storia di come l'orrore divenne quotidianità. L'odore acre della polvere da sparo bruciata si mescola a quello stagnante dei canali. Il legno delle briccole, i grossi pali conficcati nel fondale per segnare le rotte, scricchiola sotto il moto onduloso innaturale creato dalle continue esplosioni. Venezia non è più la sfarzosa capitale dei dogi, non è più la città dei mercati esotici e del carnevale. È diventata una prigione d'acqua, una fortezza isolata dal mondo, consumata da una fame feroce e divorata da un nemico silente e inarrestabile, il colera asiatico. In queste ore disperate, per una delle prime volte nella guerra moderna, la morte piove letteralmente dal cielo, bombe trasportate dal vento sopra la città. Da 17 lunghissimi mesi una popolazione civile armata, fatta di borghesi, marinai e volontari, tiene in scacco l'esercito imperiale austriaco. Questa che stiamo per raccontare non è la favola romantica di una sconfitta, è la cronaca tecnica e brutale di come una città di mercanti si trasformò in una macchina da guerra, affrontando un blocco navale inesorabile e armi mai viste prima nei cieli di Venezia. Ma come ha potuto una città rimasta improvvisamente sola, con le casse pubbliche vuote e le scorte di grano quasi esaurite, resistere così a lungo contro l'impero austriaco al culmine della sua potenza? Capitolo 1. La macchina inceppata. Oggi vedremo l'illusione di una vittoria e il peso di una rivoluzione. Marzo 1848. L'impero austriaco vacilla sotto il peso delle rivoluzioni. Il 22 marzo viene proclamata la Repubblica di San Marco. La prima mossa dei rivoluzionari è un capolavoro di strategia logistica, l'occupazione dell'arsenale. Non è solo un cantiere navale, è il cuore pulsante dell'ingegneria militare, una delle più grandi strutture industriali d'Europa. L'odore pungente della pece e del legno bagnato riempie l'aria. I ribelli aprono i magazzini asburgici e trovano un vero tesoro bellico. Decine di migliaia di fucili, cannoni pesanti pronti al fuoco, tonnellate di polvere da sparo e un'intera flotta di corvette e fregate all'ancora, nei bacini di carenaggio, le enormi vasche in muratura per la manutenzione degli scafi. Sulla carta, Venezia è ora una potenza militare autonoma, ma c'è un problema, un dettaglio tecnico che i libri di storia spesso dimenticano. La flotta è paralizzata. Le navi ci sono, gli equipaggi spesso anche, ma mancano le menti esperte per guidarle. Gli ufficiali di marina austriaci, molti dei quali di origine dalmata, abbandonano la città in massa. La macchina bellica veneziana, immensa e complessa, è di colpo orfana dei suoi tecnici. È per l'appunto una macchina inceppata. Sul fronte politico la situazione sembra inizialmente favorevole. Venezia cerca subito l'appoggio del Regno di Sardegna. L'idea è unire le forze contro il nemico comune. Ma l'illusione dura pochissimo. A luglio la disastrosa sconfitta dell'esercito piemontese a Custozza cambia tutto. Il Piemonte si ritira. Venezia resta drammaticamente sola. È in questo momento che emerge la figura chiave della nostra storia, Daniele Manin. Dimenticate l'eroe romantico, la statua di marmo perfetta e incorruttibile che siamo abituati a vedere nelle piazze. Manin è un avvocato borghese, un uomo colto, moderato e soprattutto un uomo che si trova quasi solo, profondamente stanco. Quando prende in mano i registri contabili lasciati dal governo austriaco in fuga, fa una scoperta agghiacciante. Nelle cassaforti ci sono poco più di 1 milione di lire. È una cifra ridicola, del tutto insufficiente a mantenere in piedi una macchina statale, figuriamoci a finanziare una guerra totale di logoramento. La neonata Repubblica nasce già in bancarotta di fatto.
dovrà sopravvivere inventandosi prestiti patriottici e stampando carta moneta improvvisata. Le notti di quell'estate veneziana trascorrono così, nel silenzio delle immense stanze di Palazzo Ducale, illuminate appena mela dalla luce tremolante delle candele. Manin dorme 3 ore a notte, tossisce, consumato dalla fatica, ma rifiuta di cedere. Regge fisicamente e mentalmente il peso amministrativo della sua città. Finché le fortezze della terraferma, come l'imponente Forte Marghera, resistono, Venezia può ancora respirare. Ma Manin sa perfettamente che al di là della laguna, nella nebbia della terraferma, qualcuno sta radunando decine di migliaia di uomini. Un vecchio e spietato generale austriaco, Józef Radetzky. Ha già sconfitto il Piemonte e ora può concentrarsi su Venezia. Capitolo 2. La morsa. L'autunno del 1848 porta con sé le prime nebbie sulla laguna e una consapevolezza agghiacciante. Venezia è in trappola. Józef Radetzky non ha alcuna fretta di lanciare i suoi uomini in un assalto frontale e sanguinoso. È un tattico consumato. Sa che l'acqua è la difesa più formidabile della città, ma può diventarne anche la tomba. Decide di strangolarla lentamente. Scatta così il blocco navale e terrestre, un doppio lucchetto, quasi perfetto. Sulla terraferma, un'armata di oltre 30.000 soldati imperiali si posiziona a ridosso della gronda lagunare, il confine naturale tra l'acqua e la terra. Dall'altra parte, verso il mare aperto, il cordone delle navi da guerra austriache stringe il controllo sulle bocche di porto. I passaggi vitali del Lido, di Malamocco e di Chioggia sono sorvegliati a vista. Nessun mercantile entra senza rischiare l'affondamento. A difendere la città ci sono tra i 15.000 e i 20.000 uomini, una forza incredibilmente eterogenea. Ci sono soldati regolari, disertori di altre armate, volontari arrivati da tutta l'Italia e cittadini comuni armati alla meglio. Uomini coraggiosi, ma il rapporto di forze è spietato. Almeno 2-1 a favore dell'impero, e gli austriaci sono truppe scelte, ben addestrate e perfettamente equipaggiate. L'orizzonte visivo dei veneziani cambia radicalmente. Chi sale sui campanili o guarda verso l'Adriatico non vede più le vele bianche dei mercantili in arrivo dall'Oriente, vede le sagome scure e pesanti delle fregate nemiche che incrociano al largo. Sagome silenziose, inesorabili. Il rumore incessante dei bacini industriali all'arsenale inizia a rallentare. L'isolamento logistico blocca l'arrivo di materie prime, il legno, il ferro, il carbone. Tutto comincia a scarseggiare. Ma a Radetzky l'assedio puramente militare non basta. Per piegare una città di oltre 120.000 abitanti, chiusa su un pugno di isole, i cannoni non sono l'arma più letale. Serve affamarla. Ma come si sfama un'intera capitale quando i granai della terraferma sono in mano nemica e le rotte commerciali marittime sono bloccate? Capitolo 3. L'economia della sopravvivenza. Come si sfama una città sotto assedio? Inventando un'economia di guerra dal nulla e sfruttando l'unica vera alleata di Venezia, la laguna. Daniele Manin sa che il blocco austriaco farà salire i prezzi alle stelle. Il pane sta diventando un bene di lusso. Per comprare cibo di contrabbando e per pagare il soldo alle truppe servono contanti, ma le casse pubbliche sono vuote. Il governo veneziano compie allora un passo estremo. Chiede ai cittadini di svuotare le proprie case. La risposta della popolazione è impressionante. Le donne si sfilano le fedi nuziali dal dito, le famiglie patrizie consegnano posate d'argento, candelabri, antichi calici ereditati dai nonni. Tutto viene portato alla zecca di Stato, a 2 passi da Piazza San Marco. Il calore dei forni scioglie secoli di storia familiare. Il metallo prezioso viene fuso, serve a garantire l'emissione di una nuova valuta cartacea, la cosiddetta moneta patriottica. Un pezzo di carta che vale quanto la fiducia nella Repubblica.
Ma avere il portafoglio pieno non serve a nulla se i mercati restano vuoti. Ed è qui che entra in gioco l'ingegno logistico e marittimo dei veneziani. Il blocco navale austriaco è imponente, ma i pesanti vascelli da guerra di Radetzky hanno un difetto strutturale irrisolvibile. Pescano troppo, hanno bisogno di acque profonde. La laguna di Venezia, invece, è un labirinto infido di secche, fanghiglia e canali invisibili che cambiano con la marea. È il regno dei pescatori veneziani e dei loro bragozzi. I bragozzi sono imbarcazioni in legno a fondo piatto, costruite per scivolare su pochissimi palmi d'acqua. Di notte, nel buio più assoluto, avvolti dall'odore pungente del fango salmastro, questi uomini diventano contrabbandieri di vitale importanza. Remano in silenzio, con i remi fasciati per non fare rumore. Conoscono ogni banco di sabbia, ogni corrente. Scivolano letteralmente sotto il naso delle fregate austriache, irraggiungibili nei bassi fondi. Raggiungono la terraferma o si spingono fino alle coste della Romagna. Caricano sacchi di farina, carne salata e bestiame vivo. Poi tornano indietro prima dell'alba. È una spola estenuante e pericolosissima. Se scoperti dalle ronde austriache, vengono cannoneggiati senza pietà. Eppure questo rivolo costante di rifornimenti clandestini tiene in vita Venezia, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Il piano di Radetzky di prendere la città per fame si scontra con la tenacia di questi marinai. L'inverno passa, arriva la primavera del 1849 e la bandiera di San Marco sventola. Il feldmaresciallo austriaco capisce che il blocco da solo non basta più. L'attesa è troppo lunga. Se vuole chiudere la partita, deve sporcarsi le mani, deve sfondare il perimetro difensivo veneziano con la forza bruta e, per farlo, deve puntare tutta la sua artiglieria contro il baluardo militare più imponente della terraferma, Forte Marghera. Capitolo 4. L'agonia di Forte Marghera. Forte Marghera non è una semplice caserma, è un capolavoro dell'ingegneria militare ottocentesca, un grande complesso fortificato a terrapieni, piazzato strategicamente ai margini della laguna. È il principale scudo sulla terraferma che protegge Venezia. Maggio 1849. Dopo aver riconquistato la Lombardia e gran parte del Veneto, Józef Radetzky concentra ora le sue forze su Venezia, ammassa la sua artiglieria pesante. Mestre, fino a quel momento un vivace borgo commerciale, viene occupata e trasformata in base militare. Alcune case vengono abbattute per liberare il campo visivo ai cannoni. Il 4 maggio si scatena l'inferno. Oltre un centinaio di pezzi d'artiglieria austriaci aprono il fuoco simultaneamente contro il forte, difeso da circa 2500 soldati veneziani. Dimenticate le cariche alla baionetta o i duelli corpo a corpo, l'assedio moderno è un freddo calcolo matematico, un puro problema di fisica. Gli artiglieri austriaci calcolano le traiettorie per massimizzare l'impatto kinetico. I terrapieni di Forte Marghera, le enormi barriere di terra compattata, progettate decenni prima per assorbire i colpi senza scheggiarsi come la pietra, cominciano a sgretolarsi. Il forte resiste molto più lungo di quanto gli austriaci avessero previsto. Non cede per una breccia improvvisa, cede per lo sfibramento continuo, molecolare, sotto un peso insostenibile. In meno di 3 settimane piovono sul forte decine di migliaia di proiettili di ghisa. L'aria all'interno della fortezza diventa irrespirabile. Un fumo denso, giallo e grigio avvolge tutto, attaccandosi alla gola. L'odore dolciastro del sangue si mescola a quello acre dell'esplosivo. Il rumore non è fatto di singoli spari, ma è un boato continuo, sordo e vibrante, che fa letteralmente sanguinare le orecchie dei difensori. Il generale Guglielmo Pepe, comandante delle forze veneziane, tenta disperatamente di mantenere la linea. I difensori rispondono al fuoco con coraggio, ma i loro cannoni vengono smontati dai supporti, uno dopo l'altro, dalla spietata precisione balistica asburgica. Il 27 maggio la situazione è militarmente insostenibile. Gran parte dei cannoni veneziani è distrutta, le difese sono ridotte a cumuli di terra fumante. I comandanti capiscono che resistere un'ora di più significa solo condannare i propri uomini a un inutile massacro.
Scatta l'ordine di evacuazione. Nel cuore della notte, illuminati solo dai bagliori degli incendi, i sopravvissuti abbandonano le rovine. Prima di ritirarsi, i difensori distruggono ciò che possono per non lasciare il forte intatto al nemico. Attraversano l'acqua su piccole barche e si ritirano verso Venezia. L'alucchetto della terraferma è rotto. Ora non ci sono più ostacoli fisici tra i cannoni di Radetzky e i palazzi di marmo. Ma il feldmaresciallo sa bene che la laguna aperta impedisce ancora una marcia diretta della fanteria. I cannoni tradizionali, per quanto potenti, faticano a colpire con precisione il cuore civile della città dalla nuova posizione. Serve un'idea radicale, un'arma mai vista prima, capace di ignorare l'acqua e colpire direttamente dall'alto. E un giovane ufficiale d'artiglieria, Franz von Huchatius, ha appena proposto il progetto perfetto. Capitolo 5. Il terrore dal cielo. Luglio 1849. L'assedio entra in una fase nuova e inquietante. Franz von Huchatius non è un fante, è un ufficiale d'artiglieria che sta lavorando a un'idea rivoluzionaria: aggirare l'acqua, colpire Venezia dal cielo. È uno dei primi bombardamenti aerei della storia. Vengono costruite diverse decine di palloni aerostatici. Non sono le eleganti mongolfiere dei pionieri francesi, sono macchine di morte sperimentali realizzate in tela e carta pressata. Sotto ogni pallone viene agganciata una granata esplosiva, una sfera di ghisa ripiena di polvere da sparo e schegge di metallo, pesante oltre 10 kg. Ma come si colpisce un bersaglio senza un pilota a bordo? Con la matematica e la meteorologia. Si calcola la direzione e la velocità delle correnti, poi si utilizzano delle micce a tempo. L'idea è diabolica nella sua semplicità. Il vento spinge il pallone sopra la laguna. La fiamma consuma lentamente la miccia di tela catramata. Quando il calcolo stima che il pallone si trovi esattamente sopra i tetti di Venezia, la fiamma raggiunge la carica e innesca l'esplosione della bomba. A metà luglio le condizioni sembrano perfette. Sulle spiagge e sulle tolde delle navi austriache gli soldati accendono i bracieri. L'aria calda gonfia gli involucri, si sente il fruscio sicco della carta tesa e il sibilo del vento. L'odore acre delle micce accese riempie l'aria. Gli imperiali lasciano andare le funi. Diverse decine di palloni si alzano in volo. Una flotta fantasma e silenziosa scivola nel cielo limpido verso Venezia. Per i veneziani che guardano verso l'alto, dai campanili e dai tetti, è una scena surreale e profondamente terrificante. È il primo bombardamento aereo su una città. Ma la natura è imprevedibile, soprattutto in laguna. L'incontro tra l'aria fredda del mare e quella calda della città crea correnti instabili, venti insidiosi che cambiano direzione in pochi istanti. A metà del tragitto, il vento gira. Molti palloni si fermano a mezz'aria, ruotano su se stessi e poi lentamente, inesorabilmente, iniziano a tornare indietro, verso le stesse linee austriache che li hanno lanciati. Il panico serpeggia tra gli artiglieri imperiali. Alcune bombe esplodono in aria, altre cadono innocue nell'acqua salmastra, sollevando altissime colonne bianche. L'esperimento si rivela un parziale fallimento tattico. Pochissimi ordigni raggiungono la città, causando danni limitati, ma l'impatto psicologico sulla popolazione è devastante. I veneziani capiscono che non c'è più alcun confine sicuro. Neanche guardare verso il cielo offre più conforto. Dopo questo tentativo, gli esperimenti aerostatici non vengono più ripetuti su larga scala. Radetzky torna all'artiglieria pesante, alla forza bruta dei metalli. Vuole trasformare la città in un inferno di fuoco. E ad agosto, trovando il modo di spingere i suoi cannoni oltre ogni limite fisico conosciuto, ci riuscirà. Capitolo 6. Il fuoco e il mare. Agosto 1849. Abbandonati i capricci del vento e dei palloni aerostatici,
Józef Radetzky torna alla forza bruta, alla spietata matematica dell'artiglieria tradizionale. L'obiettivo ora non è più sfondare le difese militari, è terrorizzare la popolazione civile. Ma c'è un problema tecnico monumentale. Da San Giuliano e dalle batterie costiere del Cavallino, il cuore di Venezia dista chilometri. Gli artiglierie imperiali tentano allora una forzatura ingegneristica senza precedenti. Inclinano i loro mortai al limite fisico della struttura, alzo massimo, quasi 45 gradi, e aumentano a dismisura le cariche di polvere da sparo, rischiando l'esplosione delle canne stesse. I proiettili di ghisa incandescenti partono verso l'alto, disegnano un arco immenso e mortale nel cielo notturno della laguna e precipitano sui tetti di Canareggio e del sestiere di Santa Croce. Sbriciolano le tegole, sfondano i solai di legno, incendiano le case. La città è sotto il fuoco continuo, giorno e notte. I veneziani sono costretti ad abbandonare le zone più esposte e a rifugiarsi verso Piazza San Marco e Castello, dormendo ammassati per strada o nelle chiese. Mentre Venezia brucia, qualcuno cerca disperatamente di forzare il blocco dal mare. È Giuseppe Garibaldi. Reduce dalla drammatica caduta della Repubblica Romana, Garibaldi raduna un pugno di fedelissimi, si imbarca su una piccola flottiglia di pescherecci, deciso a portare soccorso a Daniele Manin. È un tentativo folle ed eroico, ma la flotta austriaca che pattuglia l'Adriatico è un muro di legno e cannoni assolutamente impenetrabile. Intercettato al largo di Goro, Garibaldi vede le sue barche distrutte o catturate. È costretto a una tragica fuga nelle valli di Comacchio, dove perderà la moglie Anita Garibaldi. L'ultima speranza di soccorso esterno si spegne nel fango. Venezia è definitivamente sola. Nessuno verrà più. Sottoposta a un bombardamento incessante e isolata dal mondo, la città sembra destinata a cedere sotto il peso delle macerie. Eppure, le bombe asburgiche, per quanto terrificanti, non saranno la causa principale del massacro, perché mentre il fuoco piove dal cielo, l'acqua dei canali sta già diffondendo un nemico molto più letale, pronto a presentare a Manin il conto finale di questo assedio. Capitolo 7. Matematica dell'Apocalisse. Agosto 1849. Le bombe austriache continuano a martellare i tetti di Venezia, ma il fragore delle esplosioni è ormai superato da un silenzio ancora più irreale e spaventoso, quello delle cali vuote. La città non sta crollando solo sotto il fuoco, sta morendo dall'interno. Un nemico invisibile, trasportato dal movimento delle truppe e moltiplicato dalle disastrose condizioni igieniche dell'assedio, ha invaso la laguna. Il colera asiatico, arrivato con gli eserciti che attraversano il nord Italia. L'estate del 49 è rovente, l'acqua nei canali ristagna, le cisterne pubbliche, le antiche vere da pozzo che raccolgono l'acqua piovana filtrata dalla sabbia, sono ormai quasi a secco, e gran parte delle scorte d'acqua dolce rimaste risulta ampiamente contaminata. Immaginate la scena, spogliata da ogni retorica militare. Una madre veneziana, chiusa in una casa mezza distrutta nel sestiere di Cannareggio, sente i figli bruciare di febbre e disidratarsi a causa della malattia. Deve fare una scelta impossibile: dar loro da bere un'acqua che sa essere potenzialmente letale o vederli consumare dalla sete. È il dramma quotidiano, silenzioso e brutale di migliaia di famiglie. I numeri di questa ecatombe sono spietati e distruggono ogni retorica militare. Durante l'intero assedio, i bombardamenti asburgici, pur devastanti, causano circa 500 vittime. Il colera, in pochissime settimane, stermina quasi 8.000 persone. Gli ospedali da campo scoppiano, i corpi vengono ammassati su barche a remi e portati via nella nebbia mattutina. Daniele Manin osserva la sua città spegnersi. Non è un comandante accecato dall'orgoglio, pronto a sacrificare l'ultimo uomo per la gloria. È un leader svinito, ma profondamente razionale. Quando riunisce il governo per l'ultima volta, non fa discorsi grandiosi. Mette sul tavolo i bollettini medici e gli ultimi registri logistici.
Le scorte alimentari sono praticamente esaurite, le munizioni scarseggiano, i fondi pubblici sono a zero. La resa non è una resa dell'animo, è una resa dettata dai numeri, una fredda, ineluttabile necessità matematica. Il 22 agosto 1849 Venezia firma la capitolazione. Daniele Manin compie il suo ultimo atto di amore verso la città. Per evitare che Radetzky imponga sanguinose rappresaglie sulla popolazione, lui e gli altri leader della rivolta si addossano ogni colpa e accettano l'esilio. Daniele Manin sale su una nave francese, malato e con il cuore a pezzi. Lascia per sempre la terra che ha difeso fino all'ultimo respiro. Morirà a Parigi pochi anni dopo, senza mai più rivedere San Marco. Pochi giorni dopo la firma, le truppe imperiali varcano il ponte ferroviario. Entrano in una Venezia spettrale. Non c'è resistenza, ma non c'è nemmeno trionfo. Solo il rumore cadenzato degli stivali austriaci sui moli deserti e il silenzio opprimente della malattia. La Repubblica di San Marco è morta, ma 17 mesi di resistenza impossibile sono davvero stati inutili? O questo immenso cimitero sull'acqua ha appena piantato un seme che l'impero austriaco non potrà più estirpare? Epilogo. Il seme del Risorgimento. Il 22 agosto 1849 il tricolore con il leone di San Marco viene ammainato. Sulle aste di piazza San Marco torna a sventolare l'aquila bicipite dell'impero. Fisicamente Venezia è piegata. La fame, il colera e i bombardamenti hanno schiacciato la ribellione. Ma sul piano politico e morale l'assedio lascia una ferita profonda nel prestigio asburgico. Per riconquistare una sola città, isolata nell'acqua, l'impero ha dovuto mobilitare decine di migliaia di uomini, enormi risorse e persino armi sperimentali. La lunga resistenza veneziana dimostra all'Europa che il dominio austriaco in Italia non è invincibile. Il sacrificio dei veneziani, la tenacia di Daniele Manin, il sangue versato a Forte Marghera e il coraggio silenzioso di chi sfidò il blocco navale non scompaiono nel fango della laguna. Diventano memoria, diventano esempio, diventano un mito politico, un seme. Per 17 anni la città vive sotto un rigido controllo militare, ma il ricordo di quella resistenza continua ad alimentare la speranza di un'Italia unita. Il riscatto arriva nell'ottobre 1866. Dopo la terza guerra d'indipendenza, le truppe imperiali abbandonano definitivamente la città. Il tricolore torna a sventolare su Palazzo Ducale e sulla Basilica di San Marco. Questa volta non verrà più ammainato. Venezia cadde, ma non si arrese mai davvero. E ciò che sembrava una fine era soltanto un inizio. Noi siamo Venezia e la sua storia. Raccontiamo il passato di questa città per capire il presente. Se questo documentario ti è piaciuto, iscriviti al canale e continua questo viaggio con noi, perché la storia di Venezia non finisce qui.